Ciao a tutti, amici della Vergine. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di maggio 2023. Abbiamo la carta della papessa, amici della Vergine. La carta della papessa è una carta che ci parla di intuizione, di sogni anche. Normalmente sono i sogni che si fanno ad occhi chiusi perché è una carta collegata con l'inconscio, con il subconscio, quindi è una carta che è direttamente collegata alla luna, quindi anche alle fasi lunari e a tutta la sfera della femminilità. È una carta di forte intuizione, ma andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E se non sapete come mettere insieme questi oroscopi, potete trovare il link ad un video che c'è nella descrizione, è proprio una guida. Sempre nella descrizione trovate anche un link che vi spiega di che cosa parla tutta la sezione della crescita spirituale riservata agli abbonati e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Cari amici della Vergine, partiamo con il giudizio al contrario, un cavaliere di coppe, un re di bastoni. 5 di coppe. Interessante perché si parte con il giudizio al contrario, quindi è come se o non ci fosse una presa di consapevolezza, come se arrivasse da un periodo in cui non capite una determinata situazione o una determinata relazione, e vi dico così perché la sacerdotessa è anche colei che ha il potere di guardare oltre, di vedere cose che gli altri non vedono. E siccome anche il giudizio è collegato alla presa di consapevolezza, al risveglio spirituale, qui è come se ci fosse qualche cosa che non riuscite a vedere. In qualche caso può essere qualche tipo di comunicazione, di notizia, di informazione che non arriva, ok? Allora, abbiamo poi anche il cavaliere di coppe. Ragazzi, qui potrebbe essere la vostra persona di interesse o, nel caso non abbiate nessuno, potrebbe proprio essere una persona nuova. Diciamo che è sicuramente un'offerta, una proposta, qualche movimento da parte di qualcuno. Adesso poi lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi, però può essere veramente un'offerta, una proposta, qualcuno che si fa avanti. E qui abbiamo un re di bastoni, che potrebbe rappresentare la vostra energia o l'energia di un'altra persona, però ho come la sensazione che qui c'è la voglia di un certo tipo di stabilità, di un certo tipo di abbondanza. Potrebbe anche essere la vostra persona di interesse e questo cavaliere di coppe rappresentare un'offerta, una proposta, appunto. Quando c'è un cavaliere è una persona che arriva oppure una proposta che arriva. Diciamo che abbiamo anche questo 5 di coppe. Io qui ho come la sensazione che qualcuno di voi sia un po' titubante, probabilmente perché c'è questa sorta di, chiamiamola cecità, ma non è la parola ideale. È come con il 5 di coppe se ci fosse la paura di perdere qualche pezzo per strada, di perdere l'occasione magari che ci viene offerta con il cavaliere di coppe. La seconda parte della lettura ha una torre, il sole, il fante di denari e un 2 di bastoni, ragazzi. Le andiamo poi a vedere direttamente con i mini tarocchi. Allora, andiamo a spiegare questo giudizio. Abbiamo un asso di bastoni al contrario e un 2 di pentacoli. Interessante perché inizio con un 2 di pentacoli e qui c'è un 2 di bastoni, come se ci fosse una sorta di ambivalenza. Anche la papessa è un 2. Probabilmente c'è da, appunto, fare una sorta di valutazione che vada oltre.
diciamo, la semplice realtà. È un po' come il riuscire a vedere al di là del proprio naso. Andiamo a vedere questo cavaliere di coppe. 8 di spade. Ragazzi. 8 di spade, amanti e 6 di bastoni al contrario. Allora, devo dire che qui probabilmente quello che non arriva non è solo, o che non è arrivato fino ad adesso, non è solo una comunicazione, ma potrebbe proprio essere un'azione. Per qualcuno l'asso di bastoni indica il fatto che magari con una determinata persona non c'è ancora stato un certo tipo di contatto fisico, di intimità fisica e quindi è un po' come se ci fosse una sorta di titubanza. Ripeto, dipende poi ognuno di voi che tipo di realtà ha e come riesce ad adattare la lettura, però può essere o un'azione o un qualche tipo di contatto che fino ad adesso è mancato, come se si cercasse di mantenere in piedi qualche cosa senza però delle azioni magari mirate o di tipo concreto. Nel caso fosse una comunicazione, era questa comunicazione che non arrivava che vi faceva rimanere, diciamo, un po' lì in dubbio. Con questo cavaliere di coppe invece arriva quell'offerta. Vi dirò, avete cavaliere di coppe e amanti. Ragazzi, avete cavaliere di coppe e amanti, lo ripeto. Quindi c'è un'offerta d'amore. Se siete già in una relazione si potrebbe trattare di passare alla fase successiva della relazione. C'è da dire che però avendo anche l'8 di spade e il 6 di bastoni al contrario, ho come la sensazione che questo 5 di coppe un po' influisca, no? Allora, l'8 di spade mi dà la sensazione che vediate la cosa più negativa di quello che è. Ed è strano comunque perché avete un 6 di bastoni al contrario e la carta degli amanti al dritto. Avete bisogno di qualche tipo di riconoscimento o siete voi che dovete riconoscere l'amore per qualcuno? Andiamo avanti, vediamo che cos'altro viene fuori, poi vediamo se riesco ad aggiungere anche qualche cosa di più. Allora, il re di bastoni è spiegato da 2, 4. 4 di bastoni, 4 di pentacoli. Allora ragazzi, questo 6 di bastoni lo sento un po' collegato al 4 di bastoni al contrario. Allora, qui o non c'è un reale compromesso, nel senso che magari questa offerta è una promessa verbale, anche se normalmente è proprio la proposta del fidanzamento, quindi magari è proprio anche la proposta di matrimonio. Ve lo dico perché? Perché il 4 di bastoni parla anche di matrimonio, è una carta che parla di contratti, è una carta che parla di stabilità e di impegno anche. Però avendo questo 4 di pentacoli qualcuno è attaccato a qualche tipo di realtà, di materialità. Ho come la sensazione che ci sia una stabilità magari da un punto di vista concreto, quindi magari ci può essere, come vi posso dire, una realtà da un punto di vista della quotidianità, quindi magari si vive insieme, però poi quando è ora di trovare una connessione a livelli un po' più profondi, ecco lì la stabilità la vedo un po' così, probabilmente è per quello che avete questo 5 di coppe, andiamo a vedere. Allora, un 8 di coppe, un 6, un altro 6, un 6 di pentacoli al contrario e la carta del Papa. Sì, ragazzi, qui ha a che vedere, perché avete una, due, tre carte che parlano di riconoscimento, qui ha a che vedere con o quello che voi riconoscete della relazione o quello che vi viene riconosciuto all'interno della relazione. Allora, per qualcuno non è una relazione necessariamente romantica, ma è una relazione con un familiare. Può essere con un nonno per qualcuno o per un capo di famiglia. E io credo che qui il punto sia trovare il proprio valore personale, perché è come se sento che molti di voi si rendono conto che l'altra persona non vi valuta come in realtà meritereste. È vero che un po' è, diciamo, il vostro modo di pensare, il vostro modo di porvi, la vostra attitudine un po' negativa, un po' pessimista con l'otto di spade, però è anche vero che c'è qualche timore di fondo,
dove se si lascia una determinata stabilità, una determinata concretezza, non c'è più quel riconoscimento di prima. Non so se detta così, spero che insomma mi abbiate capito e che abbia senso per voi quello che ho detto. C'è la torre e l'otto di coppe, qui è come se qualcuno stesse meditando di rompere qualche tipo di stabilità, qualche tipo di accordo, di contratto. È come se non fosse riconosciuti a sufficienza e qualcuno si è un po' stufato di questa situazione, nonostante arrivi la proposta, però in realtà la sensazione di base è sempre un po' quella, di non essere riconosciuti come realmente valete. Andiamo a vedere perché poi abbiamo la torre, quindi qui c'è una caduta dell'ego. Mm. Abbiamo un 9 di bastoni e nuovamente un 5 di coppe. Ragazzi, io ho come la sensazione che questo 8 di coppe sia, diciamo, l'input per farvi avere un prima e un dopo, che è quello della torre. Allora, la torre normalmente quando arriva sono dei momenti di reset, anche abbastanza impegnativi, vi devo dire, ma perché qui ho come la sensazione che qualcuno a un certo punto si arrenda. Cioè, il fatto di perdere una possibilità, che è quello di cui ci parla il 5 di coppe, fate attenzione a quale per voi, che cosa è per voi la possibilità. Cioè, se è una possibilità di cui non potete fare a meno, ok, ma se è una possibilità di cui magari, non lo so, la possibilità di trasferirvi in campagna piuttosto che in città dove siete, vi faccio un esempio come un altro, valutate quanto in realtà sia reale per voi, perché ho come la sensazione che qui avrete bisogno di arrendervi un pochettino a questo 5 di coppe, quindi o al fatto di poter perdere questa opportunità o al fatto di accantonare letteralmente un'opportunità, perché comunque è un'opportunità che non vi fa sentire valutati come meritereste. C'è un papa al contrario, ragazzi, e anche il 4 di bastoni, che sono sì due carte di contratto, ma sono anche due carte di matrimonio, eh. Quindi intendo di contratti ufficiali, quindi anche di convivenza, di qualche cosa che è riconosciuto dalla società. C'è qualche cosa che potrebbe traballare, ma è tutto legato al vostro modo, al vostro obiettivo, diciamo, a quello che avete paura di perdere. Andiamo avanti, vediamo il sole perché il sole è una carta di espansione, di wow. Dopo questo momentaccio, diciamo, della torre, che comunque ragazzi durerà qualche giorno, non sono quei perché comunque la lettura dura circa 15 giorni, per cui si parla di qualche giorno, una settimana al massimo. Arriva il sole. Quindi, dopo che si destruttura, si inizia a costruire, si inizia a esprimere se stessi, si inizia ad espandersi. E ragazzi, con la carta del viaggio e l'asso di denari ci sono dei nuovi inizi, ci sono dei movimenti, ci sono dei cambi di direzione anche per qualcuno. Ma avendo anche il fante di denari dopo, io sento che sono nuovi inizi. Andiamo a vedere questo fante di denari. Infatti un 6 di spade, movimento, spostamenti, amici, 3 di coppe, festeggiamenti, 7 di coppe è qualcuno che finalmente si può prendere un riposo dopo tutto il lavoro fatto. Quindi ragazzi, ho come la sensazione che nella prima parte del periodo ci sia qualche dubbio, qualche riflessione in più da fare inerente a una collaborazione, a un legame familiare piuttosto che con un partner. Cercate di tenere gli occhi aperti perché quella proposta che vi arriva potrebbe essere una proposta che non vi dà il giusto merito, quindi sta a voi valutarla nel giusto modo, non rimanete attaccati a quello che è una sorta di materialità perché potrebbe portarvi un po' fuori strada, ok? Tenete presente che arriverete ad un certo punto dove vi renderete conto, e qui avete la papessa, riuscirete a vedere oltre, ci sarà come un crollo di qualche certezza e da lì in avanti sarà solo una strada in espansione. Abbiamo poi anche il 2 di bastoni, datemi una carta sola per il 2, grazie. Re di coppe, sì, infatti tutto questo movimento, questo processo vi porterà a maturare un certo tipo di stabilità. Guardate, in realtà il Re di Coppe è anche la carta che parla dell'innamorato per eccellenza, quindi può anche essere che tutto questo movimento sia
effettivamente, diciamo, a livello romantico, che ci sia da parte vostra la voglia di un po' più di concretezza semplicemente da parte di questa persona, ma credo che qui siano questioni esterne che un po' bloccano, però guardate, alla fine del periodo le cose vanno decisamente meglio. Andiamo a vedere ancora una carta, amici della Vergine, da parte degli oracoli per vedere che cos'altro vi possono consigliare. Wow, carta numero 29 e parla di connessioni, di partnership, di contratti e di fidanzamenti. Bellissimo, ma infatti qui avete un 4 di bastoni. Queste sono due carte che effettivamente parlano di contratti, di accordi, ok? E come vi ho detto già prima, anche fortemente di contratti, contratti matrimoniali. Ragazzi, scusate, ma ho come la sensazione che per qualcuno si potrebbe trattare di una relazione a tre, dove, se così fosse, la persona che voi desiderate potrebbe già essere sposata. In quel caso, alla fine di maggio, cambierà qualcosa. Perché qui questa carta è una carta che vi parla di connessioni spirituali proprio. E poi abbiamo, wow, carta numero 41. Allora, questa carta dice un po' di farvi guidare da quelli che sono i vostri talenti. Qui avete la papessa parla di doni psichici anche. Qui parliamo di talenti, non necessariamente sono solo i doni psichici, ma è, diciamo, una figura che fa riferimento a chi cura l'anima. Quindi, ragazzi, qui si parla di... Allora, da un lato mi dicono mettervi al servizio, come ehm, per iniziare un'altra fase della vostra vita, no? Molte volte quando si insegna si diventa allo stesso tempo apprendisti, perché insegnare è parte del processo di apprendimento. Però qui è proprio il fatto di esprimere voi stessi. Avete anche il sole, una carta di espressione personale, espressione del sé, una carta che fa venire fuori il vostro impulso genuino. Quindi questo è un po', diciamo, il punto su cui potrete far leva per riuscire a creare queste connessioni spirituali. Poi attraverso l'arte, ragazzi, sapete che ci si avvicina alla parte divina che è in noi. Amici della Vergine, questo è quello che io avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata d'aiuto per capire come navigare le energie future. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto per me è importante e di fatto ringrazio tutte le persone che si prendono quel minuto per lasciare un commento, per mettere like. Quindi grazie veramente a tutti del vostro sostegno. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!